Bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuovo o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Quando si tratta di arredare degli esterni, non importa che sia un piccolo balcone o una grande terrazza, è facilissimo incappare in alcuni errori che poi non ti permettono di godere al 100% di questi spazi. Oggi quindi vediamo quali sono per poter subito correre ai ripari. Prima di cominciare però, se ami tutto quello che riguarda l'argomento case e non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Non perdiamo tempo e vediamo subito come sistemare gli ambienti esterni senza errori. L'illuminazione, come sempre, è molto importante in tutti gli ambienti della casa e l'esterno non fa eccezione, anche perché nella bella stagione è facile che si sfruttino gli esterni soprattutto la sera. Che sia un mini balconcino, che sia un grande terrazzo, sarà importante illuminarlo correttamente. Se è presente un tavolo per mangiare, bisognerà cercare di illuminare in maniera puntuale il tavolo, appunto, affinché si veda sempre bene ciò che si mangia. Ma in generale l'illuminazione potrà essere un po' più soft per creare un'atmosfera rilassante. Molto decorativi sono quei fili o catene con le lampadine, da arrotolare alla grindiera, da appendere in alto, hanno una luce calda e danno un'aria accogliente e rilassante ai nostri esterni. Fino a qualche tempo fa, a meno di poter fare una ristrutturazione, era difficile poter illuminare correttamente balconi e terrazzi. Questo perché tendenzialmente si ha un punto di luce a soffitto o a parete, qualcosa in più se si tratta di terrazzo e basta. Oggi però le cose sono cambiate perché esiste l'illuminazione a batteria, a energia solare e anche ricaricabile. Con l'arrivo delle lampadine ricaricabili ormai non ci sono più scuse, si possono portare sul balcone qualunque tipo di lampada. Per illuminare e creare un po' di gioco esistono anche vasi e figure luminose. Oltre a dare luce sono anche molto decorative. Ovviamente esistono anche le lanterne e le candele, vale sempre la pena aggiungerne qualcuna. Anche quando ben curato, l'esterno viene spesso considerato come una cosa a sé stante, ma quest'area si vede dalla porta-finestra. Se ben studiata, sembrerà un'estensione vera e propria della tua casa. A cominciare dalla pavimentazione. Dovrebbe otticamente essere una prosecuzione di quella interna, se non proprio dello stesso materiale, almeno dello stesso colore. Per quanto riguarda l'arredo, pur facendo attenzione a scegliere materiali idonei all'esterno, riprendi il più possibile lo stile che hai in casa e sicuramente mantieni la tua palette colori. Questo per cercare di creare lo stesso mood che hai creato all'interno. Attenzione quindi anche al colore dei muri. Se non sono in accordo e non puoi dipingerli, allora cerca di schermarli magari con piante rampicanti. Il balcone o terrazzo va studiato esattamente come ogni altra stanza della casa, non solo affinché stilisticamente sia un'estensione dell'interno come visto prima,
ma anche perché siano piacevoli da vivere e funzionali. Bisogna infatti capire quale funzione vogliamo dare a quello spazio. Se si tratta di un balcone piccolo, probabilmente si potrà sfruttare per una sola finalità, come per esempio l'angolo relax o spazio per mangiare. Questa scelta di solito si fa in base a dove si trova il balcone, come potrebbe essere una zona pranzo vicino alla cucina o una zona relax vicino al soggiorno. Ma anche in caso di terrazza più grande, in cui si può avere più funzioni, è bene riuscire a studiare in maniera funzionale. Per prima cosa bisogna dividere la terrazza in area per ogni funzione che vogliamo avere. Potrebbe essere una zona per mangiare e una per il salottino. Bisogna poi comprare arredi che siano proporzionati allo spazio a disposizione e che tutto sia facilmente fruibile. Attenzione a non riempire troppo per non soffocare l'ambiente, ma allo stesso tempo sfrutta bene ogni spazio a disposizione. Per avere esterni sempre belli e rigogliosi bisognerà riuscire a scegliere le giuste piante. Non tutte le piante sono adatte anche quando si tratta di piante da esterno. Una cosa da valutare è quanta e per quanto tempo, magari più o meno in che orari, la luce diretta arriva sul balcone o terrazzo. Questo sarà determinante per la scelta delle giuste piante. Alcune amano avere la luce diretta, altre preferiscono un po' più di ombra. Un'altra cosa da considerare è che esistono piante che possono fungere da repellente naturale per gli insetti. Se sei in una zona dove ci sono molte zanzare, questa cosa potrebbe essere un'opzione. Aggiungi anche piante con fiori per dare un po' di colore e magari del profumo. Se abiti in città, balcone o terrazzo sono visibili dalla strada o dal cortile, ma la privacy è davvero molto importante. In commercio si trovano molti modi per schermare un po' il balcone o il terrazzo, a cominciare da pannelli frangivista. Molto bello usare questi pannelli e attaccarci magari una bella pianta rampicante. Un'altra idea potrebbe essere quella di usare dei tessuti schermanti. Potreste anche usare dei cannicci che si trovano sia in materiali naturali che artificiali. I cannicci in bambù, tra l'altro, sono fonoassorbenti e quindi sono utili anche per schermare un po' dai suoni. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e magari nei commenti. Sentiti poi libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore per essere stato qui con me, a presto. Ciao!